Agosto 1977. Nei palazzi del potere italiano si affronta una questione delicata, la restituzione del criminale nazista Herbert Kappler ai tedeschi. In cambio, la Germania promette la rimozione del veto su un enorme prestito di cui l'Italia ha disperato bisogno. Ma per comprendere appieno questa vicenda bisogna tornare indietro di un anno, al vertice di Porto Rico del 13 luglio 1976. Quel summit, a cui parteciparono le grandi potenze occidentali, si svolgeva in un clima di forte instabilità economica. L'Italia era nel pieno di una crisi finanziaria senza precedenti, il debito pubblico cresceva in modo incontrollato, la lira era debole e gli investitori internazionali si stavano allontanando. In quel contesto, il cancelliere tedesco Helmut Schmidt, in accordo col presidente americano Gerald Ford, poi sostituito da Jimmy Carter, e col premier britannico James Callaghan, pronunciò una dichiarazione durissima nei confronti dell'Italia. Il messaggio era chiaro: il paese era considerato sull'orlo del collasso, incapace di riformarsi e con un sistema politico instabile. Ma c'era un altro punto che preoccupava i governi occidentali: l'avanzata del Partito Comunista Italiano. Infatti, le elezioni del 1976 avevano visto il PCI, guidato da Enrico Berlinguer, ottenere il 34% dei voti, un risultato che terrorizzava Washington e Berlino. L'effettiva paura era che un'apertura ai comunisti mettesse a rischio l'equilibrio della guerra fredda, portando l'Italia troppo vicina all'orbita sovietica. La reazione delle potenze occidentali fu immediata: chiusura dei rubinetti finanziari e quindi nessun aiuto economico se l'Italia avesse anche solo ipotizzato un governo con la partecipazione del PCI. E per un paese che necessitava disperatamente di liquidità, il messaggio era chiaro. E dietro le quinte, il governo Andreotti cercava disperatamente una soluzione. Ed è proprio qui che entra in gioco il caso Kappler. La vicenda di Herbert Kappler, ex ufficiale delle SS, condannato all'ergastolo per la strage delle Fosse Ardeatine, divenne un tassello chiave. Kappler era detenuto nel carcere militare del Celio, a Roma, ma da tempo la Germania Ovest ne chiedeva la restituzione, ufficialmente per motivi umanitari. L'ex nazista era gravemente malato, affetto da un tumore in fase avanzata. Tuttavia, per l'opinione pubblica italiana, la questione non era così semplice, perché la memoria della strage delle Fosse Ardeatine, in cui furono massacrati 335 civili italiani a seguito della rappresaglia per l'attentato partigiano di Via Rasella, era ancora vivida, e concedere la liberazione a Kappler avrebbe provocato un'ondata di indignazione nazionale. Eppure dietro le quinte, il governo Andreotti era pronto a chiudere quell'accordo segreto. Il veto tedesco sul prestito poteva essere rimosso in cambio di quella restituzione. Ma come farlo senza scatenare una crisi politica? Ed è a quel punto che entra in gioco una struttura parallela dei servizi segreti italiani, conosciuta come l'Anello, un'organizzazione clandestina operante fuori dai canali ufficiali e composta da uomini dell'intelligence, ufficiali dell'esercito e personaggi vicini alla politica. Era proprio l'Anello a dover gestire l'operazione, in modo che non risultasse un atto deliberato del governo italiano. E del noto servizio o Anello ho già fatto un video approfondito. Ma tornando alla nostra storia, il 15 agosto del 77, Herbert Kappler evade misteriosamente dall'ospedale militare del Celio. Secondo la versione ufficiale, sarebbe stato aiutato dalla moglie, che lo avrebbe trasportato fuori dall'ospedale nascosto in una valigia. Quella spiegazione sfidava ogni logica, perché Kappler, pur essendo malato, pesava oltre 60 kg ed era costantemente sorvegliato. E come poteva una donna da sola trasportarlo senza essere notata? E da quel momento iniziò un carosello di ipotesi. Si parlò a lungo dell'organizzazione Gehlen, nata dalle ceneri dei servizi nazisti, e che vedeva Kappler trasferito a Napoli e poi imbarcato su una nave tedesca. Altri ipotizzarono un coinvolgimento del neofascista Stefano Delle Chiaie, informatore dei servizi segreti e visto a Roma proprio in quel periodo. E poi il Messaggero, che parlò della P2 e di Licio Gelli, e di uno scambio con la massoneria tedesca e gli ambienti internazionali. L'Italia ufficialmente gridò allo scandalo, il governo Andreotti finse di indignarsi, ma la verità era un'altra: la missione era compiuta. Infatti, pochi mesi dopo, Berlino tolse il veto e l'Italia ottenne finalmente il prestito tanto atteso. E quello che agli occhi dell'opinione pubblica sembrava una clamorosa falla nella sicurezza italiana era di fatto un'operazione coperta e perfettamente orchestrata. Ma il caso Kappler lasciò dietro di sé degli strascichi politici pesantissimi. In Italia la notizia dell'evasione scatenò un'ondata di rabbia. L'opposizione guidata dal Partito Comunista accusò il governo Andreotti di aver favorito quella fuga. E proprio il PCI parlò apertamente di tradimento della memoria, mentre giornali come l'Unità e Paese Sera denunciarono connivenze ai più alti livelli dello Stato.
Ma il vero scandalo si consumava dietro le quinte. La questione Kappler era solo la punta dell'iceberg di una strategia molto più ampia. L'Italia doveva dimostrare di essere un paese affidabile per ottenere un sostegno economico delle potenze occidentali, e questo significava garantire anche che il PC non entrasse nell'area di governo e che l'equilibrio della guerra fredda fosse mantenuto. Nel frattempo, Washington e Bonn vigilavano attentamente su ogni mossa di Roma, e a gestire queste manovre occulte c'era la CIA, che in Italia operava attraverso una rete di contatti nei servizi segreti, nei ministeri e persino all'interno dei media. L'obiettivo era chiaro: spingere l'Italia a un compromesso politico che escludesse il PC senza ricorrere a colpi di Stato o misure drastiche. Di fatto, la fuga di Kappler non aveva delle radici naziste, ma aveva sopra la mano americana e democristiana. Infatti il governo italiano aveva gestito tutto sin dall'inizio. C'è un decreto del febbraio 1976, firmato dal ministro della difesa Arnaldo Forlani, che aveva raccolto le richieste tedesche, autorizzando il trasferimento del nazista malato al carcere militare di Roma. Ed è proprio lì, al Celio, che Kappler veniva trattato come un paziente speciale. Veniva assistito a tempo pieno dalla moglie, che aveva allontanato quasi tutto il personale. Poi, nel novembre dello stesso anno, il Tribunale di Roma fece un passo ulteriore, pronunciandosi a favore della scarcerazione. In quel caso le forti proteste della comunità ebraica e delle sinistre portarono al blocco della decisione. E a quel punto si pianificò un piano alternativo per raggiungere lo stesso risultato. La prima rivelazione importante sullo scambio tra Kappler, il prestito tedesco e il ruolo chiave di Giulio Andreotti arriva dal generale Ambrogio Viviani, alla guida del controspionaggio italiano dal 70 al 74 e iscritto alla P2. Viviani era un addetto militare a Bonn e affermò che il governo italiano aveva promesso al governo di Bonn di liberare Kappler. In seguito il generale apprese nuovi dettagli da una persona qualificata come medico e incontrata al Circolo del Giardino a Rotary di Milano. Questa persona era Giovanni Pedroni, il medico che visitò Kappler dopo la sua fuga insieme al dottor Reitan, medico personale dell'influente padre Zucca. Pedroni di fatto era il medico ufficiale dell'Anello e in merito alla fuga del nazista raccontò: nell'episodio del nazista Kappler, Adalberto Titta collaborò alla messa in scena per la sua fuga. Titta andò a Roma e prelevò Kappler dall'ospedale dell'isola Tiberina, dove era giunto proveniente dall'ospedale Celio, a bordo di una Fiat 500, e dall'isola Tiberina proseguì a Ponte San Pietro, comune nei pressi di Bergamo, e lì Adalberto Titta presenziò alla visita medica. Ma insieme all'evasione di Kappler era stata prevista anche quella di Roeder, il responsabile dell'eccidio di Marzabotto. Ed è possibile che fu proprio Titta a opporsi alla consegna del secondo pacco, perché far fuggire due nazisti in un colpo solo era come metterci la firma di Stato. Quell'ordine fu dato da Giulio Andreotti, fu lui il regista dell'operazione, anche se l'unico a rimetterci il posto fu il ministro della difesa Vito Lattanzio. Ora, secondo il generale Viviani, la moglie dell'ex SS arrivò a Bad Tolls il 16 agosto, ma quella donna arrivò lì da sola. Invece Kappler fu preso in consegna da due agenti dei servizi segreti italiani che lo nascosero nel vicino convento dei frati dell'isola Tiberina, luogo che gode dell'extraterritorialità. E lì il nazista rimase per 5 giorni, trascorsi i quali sarebbe poi iniziato il suo viaggio verso nord. Ed anche per il generale Viviani, l'uomo che assicurò alla fine la riconsegna del prigioniero fu Adalberto Titta, una figura chiave, nonché capo di riferimento dell'Anello. Infatti Titta fu il personaggio dietro molte vicende oscure del nostro paese. Solo un anno dopo la fuga di Kappler, Adalberto Titta si occupò del caso Moro, e sempre a lui 3 anni dopo fu affidata la trattativa con Raffaele Cutolo per ottenere la liberazione di Ciro Cirillo, rapito a Napoli dalle BR. Adalberto Titta per il governo Andreotti era un personaggio chiave, un uomo inesistente per l'opinione pubblica e per gran parte delle istituzioni. Ma c'è un altro personaggio fondamentale per completare questa storia. Il suo nome è Michele Ristuccia, un uomo che ha apertamente dichiarato di aver fatto parte dell'Anello. Il 14 agosto 77 Ristuccia si trova in Sicilia e Adalberto Titta lo chiama dicendogli che il pacco era pronto. In seguito gli confiderà di aver preso in consegna Kappler e di averlo portato nella sua tenuta, a Colle Valdelsa. In relazione a questa vicenda, Michele Ristuccia dichiarò: dopo 5 giorni, Titta andò dal suo medico di fiducia. Mi disse che durante i 2 tragitti, prima in Toscana e poi a Desenzano, era in costante contatto con uomini del servizio ufficiale che lo informavano sulla praticabilità delle strade o sull'eventuale presenza di posti di blocco della polizia. Titta mi disse di aver avuto molta preoccupazione perché non avrebbe saputo cosa raccontare se fosse stato individuato, perché non avrebbe potuto parlare dell'Anello. Inoltre Titta specificò che l'evasione era stata organizzata dal servizio ufficiale.
Arrivati a questo punto della storia, è importante sottolineare che la fuga di Kappler aveva coinvolto tutti i vertici della Democrazia Cristiana. Questo lo dimostrano anche le divergenze interne, che erano pesanti, con la figura di Aldo Moro che emerge come uno dei protagonisti chiave. Infatti il presidente del partito non era disposto a sostenere l'intrigo internazionale che si stava consumando e la sua posizione nella gestione della politica interna ed estera lo rendeva una figura scomoda per coloro che vedevano nella fuga di Kappler un'operazione necessaria per mantenere il potere. Un primo indizio della tensione tra Moro e i vertici della DC emerge da un'inchiesta pubblicata dall'Europeo, subito dopo il blitz di via Montenevoso, luogo in cui nel 1990 fu ritrovato il celebre Memoriale Moro. Secondo quanto riportato nel giornale, dall'interrogatorio emergerebbero particolari inediti del caso Kappler. Tra questi, una precedente richiesta di coprire la fuga avanzata dal governo tedesco attraverso dei canali riservati e che sarebbe stata categoricamente respinta da Moro durante il suo ultimo incarico da presidente del Consiglio. Questa testimonianza rivela la distanza tra il leader democristiano e i compromessi che venivano suggeriti da altre figure di spicco all'interno della DC. E poi da questa vicenda emerge anche un'altra figura, quella della brigatista Nadia Mantovani, che all'epoca aveva ricevuto il compito di curare la stesura del memoriale di Aldo Moro e che ha confermato alcuni dettagli cruciali su questa vicenda. La Mantovani ha dichiarato di aver visto un chiaro riferimento da parte di Aldo Moro sul rapporto tra Andreotti e la CIA, ma soprattutto sul delicato caso della fuga del nazista Kappler. Eppure quel passaggio fondamentale, che avrebbe potuto illuminare alcuni angoli oscuri della vicenda, sarebbe scomparso misteriosamente dalle carte ritrovate in via Montenevoso.